Ciao ragazzi, io sono Fabrizio, cofondatore di VS e oggi parleremo di una news piuttosto discussa nel mondo dell'orologeria, che è la presentazione del Nautilus Tiffany. Ciao! A inizio 2021 era stato proprio Thierry Stern, attuale amministratore delegato e parte della famiglia proprietaria di Patek Philippe, che il caro Nautilus solo tempo con referenza 5711 sarebbe andato fuori produzione. Facendo un passo indietro, quindi parlando più della storia dell'orologio, potremmo dire che si tratta di uno dei capolavori di Gerald Genta, il designer più influente e celebrato dell'orologeria. Quindi se siete appassionati di orologi è improbabile che non l'abbiate mai sentito. Oggi vi parlerò di 3 punti fondamentali. Il primo è il ruolo dell'acciaio per Patek Philippe, poi parleremo dei 2 Nautilus verdi, quindi quelli che dovevano essere un pochino quelli finali, e infine il caso del Nautilus Tiffany. Parliamo dunque del caso dell'acciaio per Patek Philippe. La produzione totale ammonta circa a 60-55 mila pezzi l'anno circa ed è da sempre stata resa esplicita la volontà del marchio di tenere un numero ristretto di orologi in acciaio. Ma perché? Vi chiederete. Il motivo è piuttosto semplice ed è quello di mantenere un valore intrinseco di tutte le collezioni piuttosto alto, perché l'acciaio, essendo un materiale non prezioso, rischia di far svalutare o comunque rendere meno importanti poi tutti gli altri orologi. Poi c'è un discorso puramente commerciale, perché è più facile quando si producono orologi tra i 40, 50 e 60 mila euro, quindi queste cifre, passare a un orologio di fascia inferiore, quindi come un Nautilus in acciaio. È più difficile invece fare il contrario, quindi passare da un prezzo, passatemi il termine, entry level, quindi posizionato tra i 20 e i 30 mila in acciaio, passare quindi da queste cifre a vendere cifre più alte, orologi a cifre più alte, quindi tra i 50, 60, 70 mila euro. Dal 2006 fino a circa al 2015 questa referenza è stata sì apprezzata ma neanche così tanto. Diciamo che era possibile acquistarla in negozio regolarmente e spesso si trovava anche in vetrina e ulteriormente con uno sconto, quindi potevi entrare da Patek Philippe, chiedere un 5711 e magari prenderlo con il 5% di sconto, il 10% se si era fortunati. Quindi da lì è cambiato tutto. Il motivo per cui la domanda si sia alzata così tanto non ci è noto, o almeno a me non lo è così tanto, non è così tanto chiaro perché ci sia stato questo. Ma a un certo punto la quantità di persone che volevano il 5711 in acciaio era più alta della produzione stessa. E da qui è iniziato tutto il discorso delle liste d'attesa, speculazione e tutto quello a cui stiamo assistendo sul mercato in questo istante. Thierry Stern, deciso dalla volontà di limitare questo fenomeno di speculazione e di grey market, così viene considerato, ha deciso di metterli fuori produzione, quindi sia il 5711 in acciaio bianco che quello blu, in 2 momenti diversi. Il bianco è stato messo fuori produzione qualche anno fa, mentre il blu all'inizio del 2021. E questa decisione è stata davvero coraggiosa perché diciamo che il 5711 negli ultimi anni è sicuramente il best seller o comunque l'orologio più conosciuto del marchio. Questa decisione non è stata solamente presa per ridurre quel fenomeno di speculazione, ma è stata presa anche per dar più spazio alle altre collezioni, agli altri capolavori di Patek, perché non è possibile che un marchio con una storia davvero sensazionale che ha dettato, per tanti anni una marea di trend nell'orologeria, non è possibile che il 5711 sia l'emblema di questo marchio. Nulla da togliere all'orologio perché di per sé mi piace anche, ma è nulla in confronto a degli orologi complicati come uno split second, una ripetizione minuti o un calendario di Patek. Poi parlando di mercato, cosa è successo? Ovviamente messo fuori produzione Nautilus bianco e Nautilus blu, le quotazioni sono schizzate. Il blu ha raggiunto cifre dai 60.000 euro che era
altissimo rispetto ai 25-30 di listino, è schizzato fino a 90, 100, 120 mila euro appena dopo la notizia della messa fuori produzione. Con l'annuncio dell'uscita di produzione del 5711, Stern ha però annunciato che ci sarebbe stata un'edizione finale, ci sarebbe stato un degno addio a questa referenza con qualcosa di davvero particolare. Da questa frase ovviamente sono nate altre speculazioni, diciamo che è aumentato tutto quel fenomeno che si stava cercando di arginare. Questa potrebbe essere stata una strategia, però io non mi sento di dare particolari opinioni a riguardo. Poi, facendo un balzo in avanti, arriviamo a Watches and Wonders, dove vengono presentate le 2 edizioni finali del 5711, che hanno un quadrante verde oliva in 2 versioni però. Una in acciaio, normale, con lunetta normale, e una invece con lunetta con diamanti baguette, sempre in acciaio, ed era la prima volta che Patek Philippe realizzava un orologio Nautilus con pietre preziose in acciaio. Qua però dovete stare molto attenti, perché Stern, quando presentò questi 2 orologi, nell'annuncio disse che ci sarebbe stato un altro orologio, perché verso la fine dell'anno, quindi la storia del 5711 non sarebbe finita con quelle 2 versioni, ma ci sarebbe stato un importante release verso fine anno. E qui siamo arrivati al 5711 con quadrante Tiffany. Nel frattempo il 5711 verde, nelle 2 versioni, che doveva essere solamente destinato a dei clienti importanti e molto fedeli a Patek, riesce ad arrivare in asta da un T-Quorum ed essere battuto per più di 400.000 euro, una cifra davvero altissima. Però, considerato il fatto che questi orologi sono impossibili da avere per la maggior parte delle persone, possiamo dire che è anche giustificata. Possiamo dire giustificata perché ci sono dei collezionisti con una capacità di spesa fuori dalla norma che magari non hanno uno storico di acquisti da Patek e vogliono però l'orologio, quindi sono disposti a spendere qualsiasi cifra per acquisirne uno. E potete ben capire che dopo che un orologio viene battuto a 400.000 euro, quelli che verranno poi dopo, che arriveranno dopo nel mercato, saranno sicuramente venduti a cifre simili, perché quella cifra, quel risultato d'asta mette le basi per tutti quelli futuri. Veniamo però ora al 5711, realizzato in collaborazione con Tiffany & Co. Come dicevamo prima, Stern aveva annunciato, seppur in maniera molto indiretta e poco esplicita, che ci sarebbe stato un nuovo orologio, un ultimo saluto al 5711 con qualcosa di speciale. Ed eccoci qua. Patek Philippe e Tiffany & Co. quest'anno celebrano 170 anni di partnership e per questo anniversario la Maison ha deciso di dedicare uno degli orologi più emblematici di sempre, quindi il 5711, in una veste Tiffany blu. Quindi il colore che caratterizza da sempre il gioielliere di New York. La partnership tra i due è sicuramente tra le più significative e le più durature. Patek ha da sempre tutelato la propria rete distributiva in tutto il mondo, affidandosi alla fine all'esperienza e alla storia di chi il paese lo vive in prima persona, quindi alle persone locali. Dalla presentazione di questo 5711 Tiffany, i social sono andati letteralmente in tilt. Pensate, io ero appena salito in macchina e prima di partire ho sbloccato il telefono e ho visto la storia di un amico che appunto aveva condiviso questo Nautilus Tiffany. Lì per lì ho pensato immediatamente fosse un Photoshop, perché davvero non me ne capacitavo, quindi gli ho scritto e mi ha detto che no, l'orologio era di fatto vero e potevo leggere appunto della news ufficiale sul New York Times. Apro dunque il New York Times e scopro che la news è ufficiale, quindi è stato presentato il Nautilus 5711 Tiffany. Cos'ha di speciale questo orologio? Intanto sono 170 pezzi in acciaio, così come l'anniversario, quindi 170 anni, 170 pezzi, e la particolarità è che oltre alla firma, quindi di Tiffany & Co., il quadrante è di color blu, Tiffany blu, quindi è una tripla firma. Di solito viene considerata doppia firma quando c'è il nome del marchio, il nome del rivenditore, in questo caso tripla perché c'è anche il colore di Tiffany & Co.
l'orologio ovviamente sarà destinato solamente ai migliori clienti di Tiffany e di Patek, quindi uno in realtà deve essere un top client di Tiffany e un top client di Patek, che diciamo che esclude la maggior parte dei collezionisti in tutto il mondo. La cifra di listino è di $52.000, quindi è posizionato anche a una cifra maggiore rispetto al listino usuale a cui siamo stati abituati, fino anche al Nautilus verde in acciaio. È sicuramente un orologio che divide. Le opinioni sono state davvero contrastanti questa volta, perché dai commenti quando abbiamo pubblicato un post sul nostro profilo Instagram ho visto da subito persone che erano impazzite, gli piaceva tantissimo, e persone che invece lo criticavano davvero in maniera molto forte. A livello estetico cosa possiamo dire? Beh, diciamo che il gusto di per sé non si discute. È un'opinione personale ed è molto soggettiva, varia da persona a persona, quindi essere oggettivi è davvero difficile. Però, se dovessi esserlo il più possibile, posso dire che Tiffany Blue è un colore molto acceso, quindi è inaspettato. Io non lo reputo molto elegante, perché diciamo che è appariscente, poco Patek a mio avviso. Però ovviamente è una mia opinione personale. Ci sono persone a cui piace, persone a cui non piace, ma di per sé è un colore molto appariscente che non passa per nulla inosservato. Altri poi si sono lamentati dell'ennesimo Nautilus 5711 e su questo devo dire che un pochino concordo, ma semplicemente per un fattore di logica. Se si vuole distogliere l'attenzione da un modello e valorizzare quindi il resto delle collezioni, tutti gli orologi complicati, gli split second, i calendari perpetui di cui parlavo prima, non si può dare così tanto peso al 5711 creando 3 modelli celebrativi a fine produzione. È un pochino eccessivo, cioè di solito il fine serie è semplicemente un orologio, l'abbiamo visto con il 5270 che è stato presentato in oro giallo, che potremmo considerare il fine serie. Presentarne 3 è un pochino tanto, quindi Nautilus verde normale, Nautilus verde baguette e Nautilus Tiffany. A livello di marketing il successo nel breve termine c'è stato assolutamente. Io non mi sentirei di esprimere particolari opinioni sui risultati futuri di questa mossa. Perché? Perché molti hanno considerato appunto questa presentazione del Nautilus Tiffany una mossa di marketing un po' azzardata, quindi che poteva danneggiare in qualche modo la reputazione di Patek Philippe, però io su questo non concordo più di tanto. Patek ha una reputazione solida che si è costruita negli anni, tutto si vedrà da quello che verrà dopo il Nautilus Tiffany. L'abbiamo già visto con il nuovo Advanced Research che Patek Philippe è una maison ricca di tecnologie, di innovazioni, di storia, quindi non sarà secondo me un Nautilus Tiffany a decidere il futuro del marchio. Il marketing sicuramente è uno strumento necessario per tutte le aziende, ormai è tra i punti appunto fondamentali nelle varie imprese, però va utilizzato in maniera un po' cauta in certi casi. Molte persone hanno percepito come una forzatura questa release del Nautilus Tiffany e secondo me sicuramente Patek analizzerà tutto quello che è successo, analizzerà il percepito del pubblico, il percepito dei clienti e poi tirerà le somme. Per concludere parliamo del 5711 Tiffany andato in asta da Philips. Patek Philippe ha deciso che uno dei 170 pezzi sarebbe stato venduto in asta tramite Philips, appunto un partner d'eccezione che ha portato record su record nel mercato dell'orologeria. Prendiamo ad esempio il Daytona di Paul Newman, venduto per 17 milioni, o una serie di altri Patek Vintage, oppure di François Paul Journe Vintage, o comunque prima serie, venduti per cifre letteralmente astronomiche. Quindi Patek ha deciso il miglior player che potesse trovare in questo momento. Il ricavato però è stato subito annunciato che sarebbe stato donato appunto all'associazione benefica The Nature Conservancy che si occupa della salvaguardia dell'ambiente, quindi non è stata semplicemente una mossa di ok, so che posso vendere l'orologio in asta a cifre astronomiche, allora lo metto. Si è deciso diciamo di cercare di prendere il meglio dei due mondi, quindi prendo un partner che sono sicuro che mi darà risultati eccezionali e faccio del bene nello stesso tempo, quindi do modo di sfruttare
l'importanza del 5711 in questo momento e di un 5711 Tiffany per fare del bene, quindi per raccogliere del denaro a tutela dell'ambiente. L'asta sicuramente è stata pazzesca. Io mi ricordo che qualche giorno fa appunto ero collegato all'app di Philips e vidi appunto Aurel Bax presentare il lotto. Da una partenza di circa $20.000, poi un rilancio di 50, poi 300, 1 milione, 4 milioni e infine 5, poi il matteletto è stato battuto a $5.350.000, a cui vengono aggiunti i diritti d'asta in questo caso, che erano circa del 21-22%, per una cifra finale di $6.503.000. Davvero folle. Non per un Patek Philippe, perché alla fine 6 milioni per un Patek Philippe alla fine non sono tanti, perché c'è stato il 6300 di Only Watch in acciaio che è stato venduto per 31 milioni, record assoluto, e poi ci sono una miriade di record che potremmo enunciare qua. Che la cifra sia insensata o giustificata, alla fine si tratta di beneficenza, quindi è inutile sindacare tanto sul risultato. Non ha molto senso criticarlo, alla fine è stato fatto del bene, i soldi verranno devoluti al 100% a un ente benefico per la tutela dell'ambiente, quindi un argomento, comunque una tematica molto importante in questo momento. Diciamo che il problema è un pochino più riguardante il fatto che quando i collezionisti iniziano a vedere che è lo stesso marchio a giocare sul mercato secondario, perché questa è stata la percezione, ovviamente non è la prima volta che Patek mette un orologio in asta per beneficenza, anzi ne sono stati messi diversi, però nel momento in cui si gioca un pochino tanto su degli argomenti come beneficenza, orologi molto soggetti a speculazione, i collezionisti diciamo che perdono un pochino di fiducia. E questo almeno è stato il percepito parlando con vari amici e varie persone che ci seguono su Instagram. Bene, ora sono curioso di sapere cosa ne pensate voi dell'argomento e poi dell'orologio in sé. Ovviamente ogni spunto di riflessione è molto apprezzato, perché così abbiamo modo di discutere e di esaminare altri punti di vista, quindi non esitate a farmelo sapere nei commenti. Ci vediamo al prossimo video.